Hai mai pensato che anche le emozioni più luminose possono ingannarci? Nell'antico Egitto la pesatura del cuore era un rituale sacro che insegnava una verità ormai dimenticata. Il cuore, dominato dagli istinti, può diventare il nostro più grande ostacolo. Non solo il dolore, ma anche la gioia può intrappolarci se la mente non è purificata. In questo viaggio scopriremo insieme come ritrovare la vera leggerezza dell'anima e perché il cammino verso l'equilibrio passa prima attraverso la mente e solo poi attraverso il cuore. Resta con me fino alla fine. Ciò che stai per ascoltare potrebbe cambiare il modo in cui vivi ogni emozione. C'era una volta nell'antico Egitto una cerimonia sacra che decideva il destino dell'anima, la pesatura del cuore. Davanti agli dei, il cuore del defunto veniva messo sul piatto di una bilancia e sull'altro piatto posava una piuma, la piuma di Maat, simbolo eterno di verità, giustizia, armonia cosmica. Se il cuore risultava più leggero della piuma, allora l'anima era libera di ascendere ai campi dei giunchi, i campi del risveglio. Se invece il cuore era appesantito da paure, da desideri, da emozioni non purificate, allora l'anima veniva divorata, scompariva senza più memoria, senza più ritorno. Ma cosa significa davvero tutto questo? Il cuore per gli antichi saggi non era solo il centro delle emozioni, era il custode di tutto ciò che l'essere umano aveva provato, amato e temuto. Era l'impronta viva della sua interiorità. E qui sta il punto che pochi comprendono ancora oggi. Il cuore, nella sua spontaneità, non distingue tra bene e male. Reagisce con la stessa forza agli eventi lieti e a quelli tragici. Si infiamma nell'amore come nell'odio, si esalta per il successo così come si strazia nel fallimento. Il cuore, se lasciato a se stesso, ci assoggetta all'istinto, al desiderio, alla paura, all'attaccamento. Senza una mente purificata e controllata, il cuore non può guidarci verso l'equilibrio, perché il cuore non conosce la via della saggezza, conosce solo la via della reazione. Quando accade qualcosa di meraviglioso il cuore palpita, quando accade qualcosa di doloroso il cuore si stringe. Ma in entrambi i casi siamo schiavi della stessa forza. Il cuore reagisce e la nostra anima, se non vigile, reagisce con lui, dimenticandosi chi è. La vera leggerezza che gli egizi cercavano nella pesatura non era l'assenza di colpa, né la somma di buone azioni. Era l'assenza di attaccamento. Era la pace che nasce da una mente trasparente come l'acqua di un lago al mattino. Era il cuore pacificato, calmato, reso silenzioso da una coscienza che non si perde più nell'onda delle emozioni. E torniamo al simbolismo dell'acqua, dei testi sacri. Solo purificando la mente possiamo insegnare al cuore a calmarsi. Solo spegnendo il chiasso interno possiamo ascoltare il sussurro dell'anima che non urla mai. Solo allora possiamo camminare leggeri senza lasciare tracce di polvere dietro di noi. Non è la gioia a salvarci, non è la sofferenza a dannarci, è l'identificazione con esse che ci lega a questo mondo, come prigionieri invisibili. Chi segue il cuore senza disciplina spirituale crede di essere libero, ma in realtà è come una foglia trasportata dal vento senza sapere dove andrà a cadere. Chi purifica la mente, chi governa la mente invece insegna al cuore a diventare un lago immobile e in quella calma assoluta, nella perfetta trasparenza, si riflette il vero volto dell'essere. Così, quando la bilancia della vita peserà il nostro cuore, non avremo paura. Quando arriverà il giorno del giudizio famoso, non avremo paura, perché il nostro cuore sarà leggero, non perché privo di emozioni, ma perché libero da ogni catena. Saremo come la piuma di Maat, portatori silenziosi di verità, di equilibrio, di luce. Questa è la vera ascesa, questa è la vera libertà. Ricordiamoci che il giorno del giudizio dei testi sacri era il giorno di una scadenza nella vita pratica. Il giorno del giudizio può risultare la data di scadenza
di una rata da pagare, del mutuo in banca da pagare o di un incontro da fare. Nella pesatura del cuore non contava quanto avevamo amato, sofferto, gioito, contava quanto avevamo dominato la mente, reso leggero il cuore. Le emozioni da sole non sono guide sicure, solo una mente chiara può trasformare il cuore in uno strumento di verità. Se questo messaggio ha risuonato dentro di te, ricorda, ogni emozione è un'onda, ma tu sei il cielo che dall'alto deve osservarla. Se questo contenuto ti ha dato spunti utili per riflettere in modo diverso, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui troverai altri video che ti aiuteranno a capire meglio come funziona la mente, come gestire le emozioni e migliorare la qualità della tua vita in modo concreto ogni giorno. Non lasciare che le emozioni decidano per te. Impara a guidarle. Alla prossima!